Siamo nel 2024 e ancora è difficile dare una definizione esaustiva di intelligenza, poiché è un concetto in continuo divenire che risente moltissimo del contesto storico e sociale. Per intenderci, un individuo ritenuto molto intelligente nel Medioevo o in qualsiasi altro periodo storico antecedente al Novecento, se fosse trasportato con una macchina del tempo ai nostri giorni, risulterebbe probabilmente un beota in molti aspetti della vita. Per una serie di motivi, quindi, è impossibile dare una definizione univoca dell'intelligenza che viene ridotta grosso modo a questa espressione: capacità di comprendere in modo unico e diverso dagli altri il mondo in cui viviamo e di risolvere problemi ambientali, sociali e culturali che ci vengono posti in ogni momento della nostra esistenza. Fino a poco tempo fa si pensava che l'intelligenza fosse quantificabile, come un costrutto determinato da valori numerici, e il concetto di quoziente intellettivo, detto in breve QI, era il metro di misura tramite specifici test attitudinali. Fu William Stern, psicologo e filosofo tedesco nel 1912, a teorizzare l'esistenza del quoziente intellettivo e a ispirare uno specifico test che prese il nome di scala Wechsler, che fu molto utilizzato dagli anni 30 sui bambini e sugli adulti. Recentemente si è compreso che un ottimo risultato in questo o in altri successivi test focalizzati sul QI non garantisce ottimali prestazioni intellettuali nella vita, poiché viviamo in mezzo agli altri e le nostre performance dipendono anche dalle nostre relazioni, dalla loro qualità in particolare. In buona sostanza, una persona con un altissimo QI potrebbe vivere dei grossi problemi nelle relazioni, in assenza di un altro tipo di intelligenza, che fu definita intelligenza emotiva intorno agli anni 90 da Peter Salovey e John Mayer, e resa poi famosa da Daniel Goleman con il suo bestseller Intelligenza emotiva, che ne analizza perfettamente i tratti. Ecco far capolino l'idea di quoziente emotivo, detto in breve QE, grazie al quale le emozioni, la capacità di comprenderle, di gestire i propri stati emotivi e quelli degli altri, diventa una componente fondamentale per definire una persona intelligente. Mia nonna, nella sua semplicità, conosceva davvero bene questa intelligenza, la praticava ogni giorno e la chiamava capacità di stare al mondo. Ma esiste un terzo tipo di quoziente, oggi a mio avviso necessario per destreggiarsi in un'epoca tanto incerta come quella che stiamo vivendo. Te ne parlo verso la fine della puntata. Nel 1983 il neuropsicologo Howard Gardner affermò che esistono ben 8 tipi di abilità intellettive e diede vita alla teoria delle intelligenze multiple. Secondo Gardner, ogni essere umano nasce con determinate abilità innate, ma la mente di ognuno è in grado di apprendere e di accedere a vari livelli anche altre abilità. Vediamole nel dettaglio. Iniziamo con l'intelligenza logico-matematica, un'abilità che agevola naturalmente la capacità di risolvere problemi di logica e operazioni matematiche e che è tipica nel sistema degli scienziati, dei matematici, dei programmatori, dei commercialisti e dei ragionieri. Questa è un'abilità che nel mio sistema, ad esempio, è completamente assente, soprattutto per quanto riguarda i numeri. C'è un'intelligenza linguistica che permette a chi la possiede di articolare le parole e il linguaggio in modo efficace, sia quando parla sia quando scrive. Qui incontriamo gli scrittori, avvocati, giornalisti, insegnanti, venditori e tutti quegli studenti con una spiccata abilità nell'apprendere materie umanistiche o le lingue straniere. In generale è gente che ama leggere. L'intelligenza interpersonale si basa soprattutto sulla predisposizione all'empatia, che prevede la comprensione delle emozioni degli altri, dei loro desideri, delle loro intenzioni, la sensibilità nel comprendere le espressioni non verbali, la naturale spinta alla risonanza limbica, la capacità di negoziare e mediare senza far degenerare i rapporti. Qui ovviamente c'è il bravo psicologo, il filosofo, il politico che ha una certa etica, tutte le nuove figure di aiuto come i coach, i counselor e, nella migliore delle ipotesi, anche gli insegnanti e i medici. L'intelligenza corporeo-cinestesica è tipica di chi è dotato di un'intensa capacità di equilibrio, di autocontrollo posturale, di flessibilità, velocità, coordinazione e quindi è abitata da atleti, ballerini, attori.
Ma ha anche un'altra sfumatura, infatti è possibile percepirla in chi usa il proprio corpo per esprimere idee e sentimenti, spesso trasformando o creando da zero oggetti con le proprie mani, come gli artigiani, i chirurghi, ma anche certi meccanici che riescono ad arrivare in zone del motore impervie e risolvono facilmente problemi complessi grazie alla loro manualità. L'intelligenza musicale è una delle intelligenze più leggibili già a partire dai primi anni di vita. Un innato talento musicale, infatti, spinge un bambino a giocare con ritmi, a vocalizzare in maniera più articolata rispetto ad altri che non hanno questo talento. Questa abilità facilita l'apprendimento di strumenti musicali, la composizione di melodie e canzoni, nonché la scelta di ascoltare musica in vari momenti della giornata, anche durante il lavoro o durante lo studio. L'intelligenza spaziale visiva è propria di chi è spinto alle arti visive, come la pittura e la fotografia, ma permette anche un ottimale senso dell'orientamento, la capacità di realizzare mappe, diagrammi, infografiche funzionali e di facile comprensione. Chi incontriamo qui oltre ai fotografi e ai pittori? Gli scultori, i marinai, i taxisti, gli architetti, i grafici pubblicitari e tutte le persone che pensano tramite immagini. L'intelligenza intrapersonale prevede una capacità meravigliosa, quella di entrare in empatia con se stessi, di capirsi e accettarsi, riconoscendo le proprie paure, i blocchi alla motivazione e di continuare a stimarsi, riflettendo in una dimensione di autoconsapevolezza e di spinta al miglioramento. Può essere la bussola naturale di filosofi, psicologi, scienziati e scrittori, ma lo è certamente per chi ha un ottimo rapporto con i suoi pregi e le sue zone critiche. Chiudiamo con l'intelligenza naturalistica, tipica di chi ama le piante e gli animali, ma anche di chi ha una sensibilità al rispetto dell'ambiente. È tipica degli agricoltori, che lo fanno per scelta, dei botanici, degli ecologisti, degli agronomi e di tutte le persone che amano la natura e la rispettano. Questa intelligenza è percepibile già in giovane età negli studenti che sono attratti dalla biologia e dalle scienze. La teoria delle intelligenze multiple di Gardner, a mio avviso, si rifà molto all'idea che Platone aveva di daimon, idea ripresa millenni dopo dallo psicologo James Hillman, che definiva il daimon come una creatura divina che ci guida nel compimento di quel disegno che la nostra anima si è scelta prima di nascere e di cui ci dimentichiamo nel momento in cui veniamo al mondo. La sfumatura di intelligenza che ognuno di noi possiede, in questo senso, è la spinta naturale a fare qualcosa che ci faccia sentire realizzati e purtroppo per mille motivi spesso non viene seguita o addirittura è contrastata. Pensa solo a quante persone con una spiccata predisposizione linguistica e umanistica sono state costrette, dopo le medie, a iscriversi a scuole superiori di ragioneria, da genitori convinti che con le parole non ci si guadagna da vivere. Seguire liberamente il proprio daimon, quindi la propria specifica intelligenza, porta molto più facilmente alla realizzazione personale, a un senso positivo della propria vita. Viceversa, l'esistenza adulta può trasformarsi in una tensione allo stipendio, facendo qualcosa che non è nelle nostre corde. Per concludere, oltre al quoziente intellettivo, con la memoria e la capacità di analisi ad esso associate, e al quoziente emotivo, che prevede, riassumendo all'osso, competenza di autocontrollo e comunicazione empatica, vediamo qual è un altro quoziente che ci può aiutare davvero tanto in un mondo incerto come il nostro, in cui soprattutto i giovani stanno soffrendo per l'assenza di promesse positive di un futuro, che vedono più come una minaccia, per usare le parole di Miguel Benassayag. Sto parlando del quoziente di adattamento, che è possibile intravedere in alcune persone, ma anche in certe organizzazioni. Chi lavora nell'ambito delle risorse umane, se è minimamente aggiornato, sa molto bene che il valore che un tempo si dava al quoziente intellettivo e che oggi si dà anche al quoziente emotivo è già superato. Al giorno d'oggi la qualità della vita e il successo personale o organizzativo dipendono piuttosto dalla flessibilità con cui adattarsi a un universo tecnologico che cambia a una velocità vertiginosa. Non si tratta più solo di sapersi relazionare con gli altri e di accogliere informazioni, ma anche di saperle filtrare a seconda della loro importanza, uscendo dalla terribile zona di comfort fatta di certezze che possono diventare obsolete dall'oggi al domani e di trovare nuovi espedienti o strategie per affrontare le sfide di tutti i giorni.
Non è cambiato solo il panorama delle organizzazioni, è stato stravolto anche il terreno delle relazioni, è cambiata l'idea di coppia, sono cambiate le amicizie, le persone con cui lavoriamo. In certe aziende non sono più colleghi, ma competitor, antagonisti pericolosi di cui non fidarsi, in un'atmosfera che sempre più è la legge del più forte o del più furbo. Non serve continuare a chiedersi i perché. Sono i come a essere protagonisti delle domande intelligenti oggi. I perché si installano sul passato, i come sul presente. Domandarsi come funziona una situazione spiacevole, rendersi conto anche delle nostre responsabilità nel mantenerla in vita. Che cosa ci provoca il tutto sul piano emotivo? È l'unico metodo che può permetterci un cambiamento, smettendo di pensare che siano il mondo, l'ambiente e gli altri a dover cambiare. Essere nel ruolo di vittime non agevola per nulla il cambiamento. Gli sfoghi con se stessi e con gli altri, tanto meno. Adattarsi significa aprire gli occhi e muoversi. Le emozioni, soprattutto quelle negative, servono proprio a questo. L'etimologia della parola emozione, come ho detto spesso anche in altri video, deriva dal latino emotionem, a sua volta derivato dalla sostantivazione di emotus, participio passato del verbo emovere, nel significato di trasportare fuori, smuovere, scuotere. Mi fermo qui e ti ricordo che ci rivediamo ogni sabato mattina alle 11 per un nuovo tema. Questa volta ti saluto in barese. Movete!